Sì. È da una settimana che siamo a Vancouver e quindi è giunta l'ora. Condividere con voi le prime 5 impressioni personali. Partiamo subito. Punto 1. Uno. La quantità di senza tetto nella città sono tantissimi. Li trovi anche nei supermercati, li trovi per strada, li trovi piegati, li trovi in tutte le maniere. Questa cosa non ce l'aspettavamo. Diciamo che Vancouver è classificata tra una delle città Più vivibili al mondo. ma non preoccupatevi perché comunque sono molto carini, gentili, non rompono a nessuno. Non carini che sono belli, perché non sono belli. Il secondo punto, il cibo. Per me tocca tanto il cibo, molto costoso, di bassa qualità. Parliamo da italiani, Lo standard che abbiamo è molto alto. È molto difficile da battere in tutto il mondo. quindi il cibo è caro e non è proprio da leccarsi i baffi. E inoltre bisogna anche aggiungere le tip e tasse governative. Quando vai a fare la spesa, quello che metti nel carrello non è solo il prezzo che vai a pagare. L'unica cosa che ci è piaciuta tanto per il momento, da una settimana che siamo qui, abbiamo preso il salmone dell'Alaska. Un sapore pazzesco ed è costato solo $3,89 ogni 100 grammi. Terzo punto. Il lavoro e tanta competizione. E soprattutto dei salari relativamente bassi. In ogni caso, se venite qua in Vancouver, le principali piattaforme dove trovare lavoro sono LinkedIn e Indeed. Quello che noi suggeriamo Quello che noi sempre, raccomandiamo, inviare la candidatura su Indeed e poi dopo portare il curriculum a mano. La paga minima in questo momento in Canada è di $17,40, che corrispondono a circa €12,50, sì. quindi non è molto alta proporzionata al costo della vita. Se lavorate nelle hospitality, la possibilità di guadagnare in tips, ci sono le mance, ne fai tantissime. Poi dipende giustamente dal periodo, da quante personale c'è nel ristorante, comunque Dalla location. dalla location, se è un posto in o se è un posto messo lì a caso, insomma. È normale che saranno di meno le vostre mance se lavorate in posti non troppo altolocati. Punto 4. Il costo della vita è veramente alto. Vivere qua. C'è comunque già una base di fare qui in Canada prima per entrare. Chiedono $2.500, una somma che noi sicuramente consigliamo prima di arrivare qua, di arrivare almeno con €4.000 a testa, in maniera tale da poter stare un attimino tranquilli, soprattutto visto che il lavoro non si trova immediatamente. Gli affitti. Partono da circa $2.600, per dire un quarto d'ora a piedi dal centro, stiamo pagando $2.800 al mese. Abbiamo la piscina, palestra, Sauna. massaggio, sì, esatto, tutto. E in più se abbiamo bisogno c'è il custode che può aiutarti per qualsiasi cosa. Quindi programmatevi bene tutto partendo giustamente da casa, che è la cosa principale. Qua siamo venuti direttamente in una casa Volevamo una nostra privacy. perché comunque pensare di dover vivere con altre persone, dover condividere il frigorifero o la stanza dà un po' fastidio. Perché Fa può piacere, aiutare. ma non. A noi personalmente non ci piace questo modo di vivere con altre persone che magari hanno altri modi di fare o un'altra routine, un altro modo di vivere in casa. E se venite da soli, ovviamente l'opzione che consigliamo è di condividere l'appartamento. In ogni caso, se avete qualche domanda a riguardo, fatecela pure sui commenti, riguardante la casa, riguardante il costo della vita qui, quanto costa la spesa e tutto. Faremo altri video e vi risponderemo. Quinto punto. Parliamo del fermarsi alle prime impressioni. È normale che venendo in un posto nuovo, lasciando casa, famiglia, amici, soprattutto per chi viene da solo qua, è normale che ci avranno dei momenti di paura, di smarrimento, fa parte tutto del percorso. E un'altra cosa che magari può frenare nel venire in un posto nuovo, magari la lingua. Per me non è stato semplice, all'inizio è stato veramente difficile anche perché partivo dall'inglese versico. Scolastico italiano e sappiamo che i livelli non sono molto pazzeschi. alti. Sta tutto nella forza di volontà e nel voler imparare. Parte da dentro. Se siete avventurieri, se siete persone che vogliono scoprire, che vogliono aprire la mente, questo è quello che fa per voi. Se invece avete un po' di paura, non è detto che magari tra qualche anno non cambiate idea. Voi seguiteci e vi faremo coraggio noi per partire. Poi ragazzi, ricordatevi che noi siamo italiani, quindi siamo i primi che sanno anche gesticolare, quindi chi non si sa far capire meglio di noi. La cosa che noi consigliamo è di non aver paura dei cambiamenti, di viversi l'esperienza fino in fondo, perché questo comunque porterà alla scoperta di nuove cose e queste cose vi rimarranno per sempre. Le racconterete ai vostri amici e sarà fantastico, sarà bellissimo. Li porterete sempre dentro di voi. È normale ritrovarsi una volta in difficoltà.
andate avanti, cercate di avere pugno duro, perché la vita comunque è dura, non è semplice, non è facile neanche nel posto in cui vivi tu. Hai già deciso di partire, di andare in un altro posto nel mondo, sarà stato sia solo per magari più curiosità, ma probabilmente anche perché forse ti stavi anche un po' annoiando. O volevi semplicemente comunque cambiare, volevi un nuovo stimolo, conoscere nuove persone, vedere nuovi posti, vedere nuove realtà. E quello che sicuramente consigliamo è di uscire dalla propria zona di comfort, perché noi l'abbiamo già fatto con l'Australia e che è un'esperienza nuova a sé. Cioè, anche se l'hai già vissuta, è comunque una realtà completamente diversa. Il bello proprio del viaggiare è proprio questo. Quindi per chi non avrà il coraggio di farlo, vi porteremo con noi così da descrivervi le nostre emozioni, le nostre sensazioni, le nostre prime impressioni, come quelle che stiamo adesso dicendo su Vancouver. Ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto, che i nostri 5 consigli su Vancouver siano stati utili. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e mettere un Like.